Ed eccoci arrivati al numero 13. Un numero 13 che viene mostrato nelle carte degli arcani maggiori dei tarocchi con uno scheletro con la falce in mano. E nell'immaginario comune lo scheletro con la falce in mano rappresenta la morte. E in tantissime culture il 13 viene visto come un numero sfortunato, ma come vedremo poi nel racconto, nella spiegazione del numero 13, non è proprio così, anzi il 13 ha tantissime potenzialità. Però questo lo vedremo dopo la sigla. Prima di incominciare, se non l'hai ancora fatto, ti chiedo di iscriverti al canale. Così potrai ricevere gli aggiornamenti tutte le volte che pubblicherò un video. E veniamo adesso al numero 13. Allora, il numero 13, come ho detto prima, viene rappresentato nel mazzo degli arcani maggiori dei tarocchi da questo scheletro, no? Dalla morte. E dunque viene proprio appositamente posizionato nella carta 13, perché il 13 in molte culture viene visto come un numero sfortunato. Negli USA il 13, come in Europa il 17, viene appunto visto come un numero sfortunato. Infatti non viene messo nelle file dei sedili degli aerei, così come nelle stanze d'albergo. Esiste una vera malattia riguardo al 13 che si chiama triscaidecafobia, che è proprio una vera fobia che riguarda proprio la paura del numero 13. Ecco qui l'immagine della carta numero 13 che nei tarocchi di tipo marsigliese non ha il nome, così come il 22, il matto, non ha il numero. E questo soltanto nel mazzo dei tarocchi di tipo marsigliese, mentre in altri mazzi, come per esempio il Rider White, ha il nome La Morte. Come si può vedere dalla carta, in terra abbiamo uno scheletro con una falce e in terra abbiamo delle teste. Quelle sono le teste dei genitori che il 7 portava sulle spalle. Infatti nel 12 si sente molto la pressione dei genitori. Il 12, infatti, come ho detto nel precedente video, diciamo si sacrifica per i genitori, si sente quasi obbligato a servire i genitori. Dunque il 13 taglia le loro teste e nel 14 poi vedremo spuntare delle ali. Ma questo lo vedremo nel prossimo video. Ok. Il numero 13 può essere anche visto come un 4 per alcune situazioni, diciamo, su alcuni aspetti, e anche un 1 e un 3. Naturalmente questo dipende da tantissimi aspetti, dipende se siamo in funzione, dipende da cosa stiamo facendo, dipende dal nostro stato d'animo, dipende veramente da tanti aspetti. Poi sono delle piccoli aspetti di questi numeri all'interno del numero 13, così come qualsiasi numero doppio che contiene all'interno di sé i numeri singoli, e dunque anche alcuni aspetti delle potenzialità o dei conflitti di questi numeri. Dunque il numero 13 possiamo vederlo come un 4 più consapevole, più evoluto. Ci stiamo spostando verso i numeri più alti. Più andiamo in alto, più ci spostiamo sulla spiritualità. Dunque, quella parte, il 4, che ha il 13, diciamo che è una parte più evoluta. Riguarda sempre le cose concrete che il 13, avendo la falce in mano, quando diventano inutili, le elimina. Ma poi vedremo bene questo aspetto dell'eliminazione, perché è una parte fondamentale del numero 13, è un aspetto fondamentale del numero 13. Naturalmente
lo stesso discorso va per il numero 1 e il numero 3 che sono presenti all'interno del 13. Dunque sono certi aspetti che risiedono nel numero 1 e nel numero 3, i primi numeri appunto degli arcani maggiori, ma aspetti più evoluti e dunque che si esprimono in maniera diversa. Il 13, per esempio, l'1 del 13 non ha la difficoltà dell'1 che non ha mai utilizzato quegli strumenti. Anzi, nel 13 gli strumenti non solo li ha utilizzati, ma è diventato maestro quando è passato attraverso il numero 11, che dunque stesso discorso per il numero 3. Dunque la creatività del 13 gli serve per eliminare quello che non gli è più utile, per fare qualcosa di nuovo, perché nel 13 avviene proprio questo passaggio, questa rivoluzione per creare qualcosa di nuovo eliminando il vecchio. Dunque nel 13 avviene proprio una sorta di rivoluzione, perché nel 12, il 12 mette in discussione tutto ciò che viene visto dalla massa, no? Lui vede da un punto di vista diverso. Ecco, nel 13 c'è una sorta di rivoluzione, rimette in discussione tutto ciò che veniva visto, che è diciamo, opinione comune, per realizzare qualcosa di non solo di nuovo, ma di più spirituale. Di più spirituale, c'è proprio un'evoluzione a livello spirituale nel numero 13, una forza. Poi tra l'altro c'è un'energia pazzesca, un'energia molto forte nel numero 13. In questo passaggio dal 12 al 13 buttiamo giù tutte quelle maschere, cioè ci troviamo di fronte alla vera essenza di noi stessi, con tutte le ombre, con tutto ciò che in qualche modo veniva prima mascherato da certi comportamenti. Poi vedremo quando affronteremo il 16, perché sì, in certe situazioni, naturalmente, quando noi siamo in conflitto, ci si presentano delle situazioni dove siamo costretti a comportarci in un certo modo. Faccio un esempio, no? Oggi viviamo in una società dove tutto ciò che noi facciamo è stato inventato dall'uomo. In natura non esistono certe cose, non esiste la banca è qualcosa che abbiamo inventato noi, così come abbiamo inventato tantissime altre cose che ci costringono ad avere dei comportamenti, dei modi di fare, e dunque significati, no? A dare dei significati a certi comportamenti che riteniamo giusti o sbagliati, diciamo vietati o permessi o concessi, e questo ci porta comunque a immedesimarci, a ricoprire un ruolo per poter essere apprezzati dalla società, per poter fare le cose giuste, per evitare di fare le cose sbagliate, insomma tutta una serie di cose che ci porta a indossare queste maschere. Ecco, nel 13 queste maschere vengono buttate via. Nel 13 viene fuori la vera essenza di sé. Lui è nudo, anzi, come vediamo nella carta, non ha neanche la pelle, no? Lui è nudo, dunque viene fuori la vera essenza di sé. Naturalmente in conflitto tende a nascondere, no? Certe cose, però viene fuori come una furia, perché perde completamente il controllo a causa dell'energia che ha dentro di sé. E comunque nel 13 avviene proprio questa rivoluzione, una rivoluzione che nasce proprio da un bisogno di eliminare tutte queste cose esterne che hanno a che fare sia con se stessi, sia con le cose, con gli oggetti, con ciò che ci circonda, con tutto ciò che riteniamo inutile e che in qualche modo ci blocca, ci impedisce di andare oltre, di evolvere. Una delle difficoltà del numero 13, per esempio, è quella di lavorare in gruppo, ma una difficoltà che non impedisce poi naturalmente di lavorare in gruppo. In tutti i numeri
ci sono qualcosa dove qualcuno è più portato ad avere un talento, a fare qualcosa, è magari più negato a fare delle altre, ma non negato perché non ha le potenzialità, perché ha quei talenti e per sviluppare altri talenti hai bisogno di lavorarci sopra, perché io ritengo che tutti possiamo fare tutto. Tutti possiamo fare tutto e non abbiamo soltanto quei numeri ci indicano quali sono le potenzialità, ma non negano di averne altre, ok? Dipende naturalmente dalle esperienze che abbiamo. Ripeto, no? Molti dicono, ma io non me la sento, non sento di avere questo talento, no? I talenti non è che li sviluppiamo a prescindere dalla vita che facciamo. I talenti vengono sviluppati se noi ci applichiamo a sviluppare quei talenti, per sviluppare quei talenti. Cioè, se non ci troviamo nelle condizioni di dover fare qualcosa, perché ripeto, noi sviluppiamo il talento attraverso il problema, ok? Ma se in partenza noi evitiamo i problemi, come facciamo a sviluppare quei talenti? Ok, questo è uno dei problemi principali. Se non ci troviamo nelle condizioni di sviluppare il talento, noi quel talento l'avremo sempre in potenza, no? Le potenzialità ce le abbiamo, ma non sviluppiamo quel talento. Se, per esempio, ho il talento della musica e mi trovo per una serie di condizioni a dover ad essere costretto a zappare la terra dalla mattina alla notte, nessuno o non ho comunque situazioni, no, dove mi ritrovo a suonare uno strumento, a comprare uno strumento, a ricevere uno strumento per qualsiasi motivo, no? Anche grazie ai nostri genitori che magari ci regalano uno strumento per il nostro compleanno o perché a scuola magari nell'ora di musica dobbiamo portare uno strumento, dunque ci mettiamo a suonare, no? Ecco, se non mi ritrovo in quelle situazioni io non saprò mai di avere quel talento. Avrò la potenzialità di quel talento, ma non svilupperò quel talento. Spero si sia compreso. In uno stato positivo, il numero 13 è un innovatore. Dunque, come ho detto prima, elimina il vecchio per dare spazio al nuovo, dunque è orientato e portato a innovare. Mentre quando è in uno stato negativo diventa rigido, diventa rancoroso, intransigente, insomma, non lavora, non sviluppa quelle abilità che invece ha quando si trova in uno stato positivo. Il numero 13 riguarda la struttura, no? Dunque, quando lui va in conflitto, questa struttura cade, questa struttura cede. E ha a che fare con la struttura, dunque ha a che fare con le ossa, ha a che fare proprio con lo scheletro. Anche le problematiche fisiche, dunque, riguardano la struttura ossea. Quando è in conflitto, il 13 diventa distruttivo, esce fuori l'ira, non taglia tutto, taglia anche gli amici, le persone, dunque elimina tutto quello che gli circonda. Quando invece è in uno stato positivo, il 13, come ho detto prima, è un innovatore, una persona che fa, una persona che evolve, una persona che cresce, che avanza, è una persona che migliora tutto quello che gli circonda. È una persona che sa quello che vuole, è una persona che va dritto, eliminando appunto tutto quello che gli impedisce di vedere ciò che vuole e dunque di migliorare giorno dopo giorno. Le parole chiave più importanti del numero 13 sono cambiamento, rivoluzione, trasformazione, pulizia radicale, ma ce ne sono tante altre. Vediamo quali sono le parole chiave più importanti che riguardano il numero 13. Cambiamento, mutamento, rivoluzione, trasformazione profonda, pulizia radicale, raccolto, scheletro, tagliare, avanzare, eliminare ciò che impedisce di progredire, distruggere, rapidità, fine di un'illusione, purificazione, essenza, lavoro dell'inconscio,
trasmutazione, eliminare il vecchio per lasciare spazio al nuovo, essenziale, blocco delle emozioni, aggressività, rottura con una persona o una situazione, odio, violenza, furia ed ira. Ecco, queste sono le parole chiave del 13. Una persona che ha il numero 13 viene vista come una persona che ha assenza di emozioni, che non prova delle emozioni. Il suo viso rispecchia, i suoi occhi rispecchia proprio questa assenza di emozioni. Naturalmente sto parlando di una persona che ha, diciamo, dei conflitti, che non vive la vita in armonia. Okay? Una persona che non tutte le persone che hanno il 13 sono così, ovvio. Dunque ci sono persone che sono sorridenti, che hanno il 13, che sono sorridenti, che sono ottimiste, positive, eccetera. È il conflitto che fa cambiare atteggiamento del numero 13 e nel suo viso rispecchia, e il suo viso rispecchia appunto questo malessere. Con il passaggio al 14 poi vedremo che questa furia, questa energia verrà riequilibrata appunto dal 14, che è la temperanza. Bene, anche per i 13 abbiamo terminato. Ti invito a scrivere, a fare domande, così io posso darti delle risposte, magari toglierti qualche dubbio, ok? E darti anche dei consigli. Ci vediamo al prossimo numero, ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di registrarti sul canale per non perderti i prossimi video. Mi puoi trovare anche sul sito, anzi ti invito ad andare sul sito all'indirizzo numerologiesoterica.com o mappadeitalenti.it, dove puoi trovare lo strumento, la mappa dei talenti, che è completamente gratuita per farti la tua mappa e dunque vedere quali numeri sono presenti nella tua mappa. Puoi anche trovare sullo stesso sito, puoi anche trovare i miei libri, i tarocchi e anche articoli che parlano, e anche i video che poi ti riportano al canale YouTube, degli articoli che parlano di numerologia. Per qualsiasi cosa puoi scrivermi all'indirizzo numerologiesoterica.com oppure tramite il sito trovi i contatti e puoi anche scrivermi su WhatsApp. Per questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima lezione con la temperanza. Ciao!